Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. Leggere. C'è forse qualcosa di più bello nella vita? Leggere è molto utile per migliorare le proprie abilità linguistiche perché consente di entrare in contatto e acquisire dimestichezza con una serie di strutture, parole e regole grammaticali della lingua target, della lingua che stiamo imparando. Tra l'altro, vedere con gli occhi consente una migliore memorizzazione. Questo significa che conserveremo per più tempo nella nostra mente quello che apprendiamo. Ma tutto questo voi già lo sapete, perché ricevo molto spesso domande come: quale libro in italiano consigli per il mio livello? Oppure cosa dovrei leggere per migliorare il mio italiano e passare al livello successivo? È per questo che in questo video vi consiglierò alcuni titoli di libri per ogni livello di italiano. Siete pronti? Cominciamo subito! Ho mentito, non cominciamo subito, perché prima vorrei fare con voi un piccolo esercizio di vocabolario legato alla lettura. Le soluzioni saranno poi alla fine del video. Ma ora iniziamo sul serio e partiamo con il livello principiante, quindi A1, A2. Diciamo che non è mai facile consigliare alcuni libri per questo livello, perché ovviamente gli scrittori italiani scrivono per un pubblico di italiani e quindi quando gli stranieri cominciano a leggere qualcosa spesso si scoraggiano perché non capiscono nulla. Ma infatti questo è assolutamente normale e quello che conta di più per un principiante è cominciare ad avvicinarsi alla lingua e non capire ogni singola parola. Inoltre sento di dover dire alcune cose. Non cominciate con le fiabe per bambini, perché è vero che si suppone siano semplici proprio perché sono destinate ai bambini, ma è anche vero che sono piene zeppe di passato remoto, un tempo verbale che si studia tra il livello B2 e C1 e soprattutto sono ricche di vocabolario di fantasia, quindi parole che in realtà non potrete mai utilizzare nella vita di tutti i giorni. Non cominciate con i classici per ragazzi, come per esempio Italo Calvino. Ovviamente questa è solo la mia personale opinione, ma ritengo che una trilogia come quella più popolare di Calvino abbia un lessico troppo complesso e troppo settoriale, quindi poco utilizzabile per un principiante. Evitate i classici, soprattutto quelli scritti tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, perché ovviamente potrebbero avere un italiano troppo vecchio e quindi difficile e ancora una volta poco utilizzabile. Se non vi sentite poi abbastanza coraggiosi da cominciare da subito con un libro interamente in italiano, allora vi suggerisco i libri bilingue oppure i libri per adulti ma in versioni adattate per bambini. I libri bilingue sono quelli in italiano con testo a fronte nella vostra lingua madre, come per esempio questo qui, Un'estate senza precedenti. In questo caso l'autrice non è italiana, quindi non è un libro originale, però penso sia comunque un buon modo per cominciare e tra l'altro anche la storia è piuttosto semplice. Invece un esempio molto divertente per quanto riguarda le versioni per bambini di libri che invece in origine erano scritti per adulti è la Divina Avventura, ossia la Divina Commedia di Dante ma vista attraverso gli occhi dei bambini. Stessa cosa vale per esempio per Iliade, Odissea ed Eneide. Vi ricordo che se avete voglia di dare un'occhiata o acquistare questi libri vi ho lasciato tutti i link di affiliazione Amazon nella descrizione. Ma adesso passiamo invece a qualche titolo originale per principianti. Il primo libro che sento di consigliarvi è questo qui, Tre cavalli di Henry De Luca. Come potete vedere è veramente molto sottile, quindi non vi porterà via troppo tempo. Infatti ha solo 109 pagine, quindi potreste magari rileggerlo anche 2-3 volte per fissare meglio nella vostra mente tutte le strutture o le nuove parole.
Sento di suggerirvelo perché è scritto in uno stile veramente molto semplice e chiaro. Pensate che sono abbastanza sicura di non aver mai incontrato un passato remoto durante la lettura di questo libro. È tutto scritto al presente con qualche passato prossimo. E anche la trama la trovo poi molto interessante, molto vera. Infatti racconta di un uomo che si è trasferito in Argentina per amore e dopo la morte della sua amata decide di unirsi alla lotta contro la dittatura. Per tutto il libro vengono affrontate tematiche molto forti e soprattutto sempre attuali, come la solitudine, l'immigrazione, la forza di volontà. Una delle parti che più mi ha colpito del libro è quando il protagonista parla dell'America del Sud. Capisce, si rende conto che quello è il cappello e non le scarpe del mondo. Il prossimo libro che vi suggerisco è questo qui, Ma le stelle quante sono, di Giulia Carcasi, che è praticamente un romanzo sentimentale che racconta la storia di Carlo e Alice. Lui imbranato, lei diversa nel senso di non omologata. Si fanno sedurre da persone che sono molto più diverse da loro, che sono più estroverse, più intriganti, più sicure di sé. E poi, il resto lo lascio scoprire a voi. La particolarità che più mi ha intrigato e affascinato di questo libro è che si presenta come una storia a due voci, a due prospettive, a due sessi, letteralmente. Infatti, nello stesso libro trovate sia la versione di Alice che quella di Carlo. Infatti qui, come vedete, c'è la versione di Alice, poi vi basterà rovesciare il libro e qui c'è invece la versione di Carlo. Dai, è troppo divertente questa cosa. Non so voi, ma io non l'ho mai vista da nessun'altra parte. Fatemi sapere nei commenti se conoscete un altro libro costruito proprio in questo modo. E in generale anche la scrittura è veramente molto semplice, quasi tutto al presente, con qualche passato prossimo, e sono sicura che potreste anche imparare molte espressioni colloquiali e perché no, forse notare delle differenze tra il modo di pensare di un ragazzo e quello di una ragazza. Passiamo adesso invece al livello intermedio B1, B2. A questo livello i consigli che sento di darvi sono solo uno in realtà. Osate, abbiate coraggio, uscite dalla vostra zona di comfort, non abbiate paura di cominciare un libro e soprattutto non temete se non riuscite a capirne ogni singola parola. Sperimentate, mettetevi alla prova e non mollate. La costanza e l'impegno a questo livello saranno il gradino che vi permetterà di accedere al livello successivo. Se volete leggere un qualsiasi romanzo italiano a questo livello, allora dovrete fare i conti con il tanto temuto passato remoto e io vi consiglio di avvicinarvi gradualmente a questo tempo verbale. E a questo proposito vi consiglio di cominciare con questo libro qui. Dove l'ho messo? Con questo libro qui. No, tranquilli, non sono pazza, non vi sto prendendo in giro. È vero che questo è un libro per bambini che anche io ho letto a 9 o 10 anni, ma vi garantisco che è il libro perfetto per cominciare ad avvicinarsi al passato remoto. Si tratta ovviamente di una storia molto leggera e semplice, che però contiene tutti i passati remoti dei verbi più comuni in italiano. C'è anche una curiosità legata a questo libro, perché pensate che la storia è stata inventata dall'autore Mario Lodi, che fa il maestro, insieme ai suoi ragazzi, appunto, cioè insieme ai suoi alunni, guardando fuori dalla finestra della loro aula. E per questo il protagonista di questa storia è CP, un uccellino. Il prossimo libro che invece vi consiglio è La vita che volevo di Lorenzo Licalzi. Se io vi chiedessi, quella che stai vivendo è veramente la vita che volevi? Come rispondereste? Alzi la mano chi è pronto a rispondere di sì. Quante volte infatti ci sarà capitato di rimpiangere un'occasione persa o di pentirci per una scelta sbagliata o di desiderare una vita perfetta che era proprio come quella che noi volevamo? Ebbene, questi pensieri accomunano anche i protagonisti di questo libro. Tante persone, tante storie diverse, ma tutte accomunate dallo stesso scontro tra sogni e realtà.
Perché anche se la nostra vita non è male, c'è sempre quella cosa lì che avremmo voluto fare e che non abbiamo fatto, o il contrario. Tante sono anche le domande che il libro lascia e su cui dà la possibilità di riflettere. E se invece la vita che avremmo voluto la stessimo vivendo in un altro universo? E se invece il caso che domina le nostre vite fosse lì proprio per una ragione? Insomma, è un libro che offre vari livelli di lettura. Al primo livello c'è ovviamente una scrittura leggera, semplice, che ci dà l'opportunità di conoscere le storie dei protagonisti e farci qualche risata. Ma a un livello di lettura più profondo ci dà l'opportunità di cominciare a riconoscere noi stessi e quindi a chiederci chi siamo, chi saremmo potuti essere e quindi decidere chi saremo in futuro. Il prossimo libro che sento di consigliarvi è invece Bianca come il latte e rossa come il sangue di Alessandro D'Avenia. Anche questo libro affronta il tema dell'amore adolescenziale, ma preparate i fazzoletti. Sì, c'è da piangere. E no, non ho pianto solo io che in genere ho la lacrima facile. Conosco anche uomini forti e vigorosi che hanno pianto alla lettura di questo libro. Il protagonista di questo libro è Leo, un sedicenne come tanti altri, con le stesse passioni di moltissimi altri ragazzi. Il nuovo supplente di storia e filosofia a scuola lo incoraggia a seguire i suoi sogni e lui un sogno molto forte ce l'ha ed è legato al colore rosso. Si tratta di Beatrice, la ragazza di cui è innamorato che ha dei bellissimi capelli rossi. Il bianco, invece, è il colore che Leo proprio detesta per via della sua assenza di significato e di espressione e che arriverà ad odiare ancora di più quando si renderà conto che è proprio associato anche alla malattia di Beatrice. Ma non vi dico altro perché sta a voi scoprirlo e vi garantisco che è un libro che merita tantissimo a tutte le età. Tra l'altro nel 2013 hanno realizzato anche un film ispirato al libro che mi è piaciuto tantissimo perché rispettava fedelmente proprio la trama del libro. Però se prima di avventurarvi con il libro preferite farvi un'idea della storia, potete cominciare dal film, anche se io personalmente preferisco sempre prima leggere il libro. E adesso passiamo al livello avanzato C1, C2. Beh, a questo livello siete quasi madrelingua, quindi avete tutte le competenze necessarie per leggere qualcosa di più forte, per leggere tutti i romanzi italiani, ma anche i saggi, i classici e soprattutto a questo livello non dovete mollare e non dovete smettere di praticare. Il primo libro di cui voglio parlarvi è questo qui, Il rumore dei tuoi passi, di Valentina D'Urbano. Ho deciso di riservare la lettura di questo libro a un livello più avanzato, ma ciò non significa che tu intermedio non possa leggerlo, anzi, non perché abbia trovato in generale la scrittura troppo complessa, ma più che altro perché ci sono molti passati remoti e perché ci sono anche alcune espressioni colloquiali che sono piuttosto forti, piuttosto crude, proprio come cruda è la storia di questi due ragazzi, i protagonisti. La storia è ambientata in un quartiere ai margini della società, un quartiere immaginario, nel senso che non esiste davvero nella realtà, chiamato La Fortezza, dove la gente normale è mischiata ai criminali, dove si spaccia la droga, dove ci sono storie di omicidi, alcolismo e violenza. In questo contesto così forte, i due protagonisti, Beatrice e Alfredo, sono due ragazzi cresciuti insieme sin da bambini e per questo chiamati da tutti i gemelli. Infatti vivono nello stesso palazzo e il padre di Alfredo ha un passato e una storia di alcol e violenza, quindi spesso lui e i suoi fratelli sono ospitati dalla famiglia di Beatrice. Quest'ultima è segnata dalla povertà dei suoi genitori, i quali però hanno sani valori, mentre Alfredo è segnato dai comportamenti del padre e trova nell'eroina l'unica forma di consolazione. La fortezza diventa quindi la rappresentazione di molti quartieri ghetto che ancora esistono in Italia e dove veramente sembra che nessuno possa avere un futuro brillante, dove tutti debbano avere una fine tragica e dove soltanto pochi riescono ad avere il coraggio, la forza di opporsi e di cambiare la propria vita. Ma adesso passiamo invece a un libro decisamente più soft rispetto al precedente, Il giorno in più di Fabio Volo. Vi è mai capitato di avere un colpo di fulmine con qualcuno su un mezzo pubblico? Non so, uno scambio di sguardi, un sorriso, un gesto gentile.
Penso sia capitato più o meno a tutti. Ebbene, questo romanzo nasce da un'esperienza simile. I protagonisti di questo libro sono un uomo e una donna, Giacomo e Michela, i quali non si conoscono, ma si incontrano tutti i giorni sul tram che li porta ai rispettivi lavori. Si guardano, si sorridono, si ammiccano, ma non si rivolgono mai la parola. Un giorno però Michela prende coraggio e parla a Giacomo e gli confessa che sta per lasciare la città e sta per trasferirsi a New York. Questa cosa sconvolge Giacomo, il quale decide per la prima volta di osare nella sua vita e di rintracciare Michela. Cosa succederà dopo? Lo lascio scoprire a voi, così come anche il motivo per cui il libro si chiama Il giorno in più. Ma in ogni caso, dopo la lettura del libro, se ne avete voglia, potete anche guardare il film, diretto e interpretato dallo stesso Volo. E il prossimo libro che sento di consigliarvi è Homo Stupidus Stupidus, l'agonia di una civiltà, di Vittorino Andreoli. L'ho conosciuto molti anni fa quando ho ricevuto in regalo per il mio 14° compleanno questo libro qui, Lettera a un adolescente. È veramente incredibile come Andreoli riesce a penetrare, a entrare nella mente di un adolescente e nonostante sia stato scritto vari anni fa, è comunque un libro che io considero sempre attuale. Andreoli è uno psichiatra e quindi non è un caso se riesce davvero e in maniera divina a penetrare nella nostra mente. Penso che tutti i suoi libri siano interessanti, ma voglio consigliarvi Homo Stupidus Stupidus perché è una delle sue opere più recenti con la quale vuole lanciare un allarme e vuole invitarci a riflettere sui problemi che stiamo vivendo nei nostri tempi, i quali rischiano di spazzare via le conquiste e i progressi che hanno segnato la storia dell'Occidente. E lui individua in particolare 3 comportamenti che potremmo considerare come dei segni a cui dovremmo prestare attenzione. Discutendo di questi 3 temi, egli arriva a dire che l'uomo debba essere considerato stupidus, il perché lo lascio scoprire a voi. E con questo abbiamo finito la lista, spero che abbiate trovato tutti questi titoli interessanti e fatemi sapere nei commenti se avete già letto qualcuno di questi libri o quale avete intenzione di leggere nel futuro imminente. Purtroppo non abbiamo il tempo per rispondere a tutti, altrimenti non potremo più produrre nuovi contenuti, però vi garantisco che leggiamo tutti i vostri commenti, che siete sempre molto gentili e una grande fonte di ispirazione per nuovi video. Grazie! Se invece, oltre alla lettura, volete anche praticare un po' di ascolto, allora vi consiglio di guardare il nostro video dedicato ai migliori canali YouTube e podcast italiani per mettere alla prova la vostra comprensione orale dell'italiano. Come sempre trovate il video qui in alto nella card o giù nella descrizione. Non dimenticate di seguire Lernamo anche su tutti i social, su Instagram, su Facebook e su Twitter e per tutte le altre lezioni non dimenticate di andare sul nostro sito www.lernamo.com. Ci vediamo prestissimo!